Ciao a tutti cari amici single, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi vi prendo per il naso. Per effettuare la scelta ho un mazzo che in realtà è un mazzo di oli essenziali, però mi sembrava carino, insomma, come testimoni usare i fiori, diciamo l'olfatto. Allora, la prima scelta è la carta della lavanda, che è una carta, è una aroma per aromoterapia che supporta, che lenisce, calma anche. Per la scelta numero 2 abbiamo, qua viene chiamata cassia, in realtà è cannella, e dà coraggio e forza la cannella, mentre per la scelta 3 abbiamo l'arancia, che rinvigorisce, eleva, dà come una sferzata di energia l'essenza di arancia. Poi, se volete anche il segno zodiacale, potete scegliere con il segno zodiacale. Allora, per la prima scelta abbiamo lo scorpione, il toro. Tenete presente che potete ascoltare sia il segno zodiacale che l'ascendente e personalmente a me risuona sempre di più l'ascendente e qualcuno mi ha anche chiesto perché rappresenta la prima casa, la casa 1, io sono. Poi se volete approfondire il tema, ragazzi, vi consiglio di ascoltare qualche canale di astrologia. Allora, prima scelta per la lavanda. Abbiamo Scorpione, Toro, Gemelli e Bilancia. Per la seconda scelta la Cannella, Cancro, Pesci, Sagittario e Capricorno e per l'arancia abbiamo Vergine, Acquario, Ariete e Leone. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti agli amici del primo gruppo della lavanda. Andiamo a vedere quali sono le tendenze energetiche generali per i single per il mese di giugno. Le letture sono collettive, ragazzi, quindi può essere che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e per completare il messaggio, come dicevo prima, potete ascoltare ascendente o segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni per il 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere. Ok, 10 di coppe, morte, 6 di pentacoli, e 5 di pentacoli. Devo dire che per molti, partendo con questo 10 di coppe, potrebbe essere un periodo dedicato alla famiglia o dedicato, diciamo, ai gruppi, mi viene da dire, a tutto quello che può nutrire la parte emotiva, la parte spirituale. C'è come un completamento con questo 10. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo un 8 di coppe. Un 4 di spade e un 8 di bastoni. C'è come allora, con questo 8 di bastoni è come se ci fosse una chiacchiera, un dialogo, magari anche una comunicazione, che per qualcuno potrebbe presupporre un viaggio, uno spostamento, un movimento, in qualche tipo di... Allora, essendoci un 4 di spade, potrebbe essere un ritiro spirituale, potrebbe essere una spa, potrebbe essere... È come se ci fosse una festa di famiglia, per certi versi. Per altri è qualcuno che si sposta per andare a trovare la famiglia. O comunque un gruppo, può anche essere un gruppo di amici, è un 10 di coppe.
Andiamo a vedere questa morte. Sei di bastoni e 6 di pentacoli, che interessante, ce l'avete già qui. Mm. C'è un qualche tipo di risultato, direi verso metà giugno. Ho come la sensazione, ragazzi, che qui arrivi un risultato, ma sia un risultato che chiude le cose a metà. Perché da un lato sì che c'è questo 6 di bastoni che mi parla di comunicazione, mi parla anch'essa di gruppo come carta, però poi abbiamo questo 6 di pentacoli al contrario, dove ho la sensazione che le cose in qualche modo non siano bilanciate, non siano definite anche per qualcuno. Però qui ce l'avete di nuovo, andiamo a vederlo. 8 di spade e 6 di spade. Allora, il 6 di pentacoli può far riferimento a dei contratti o a degli scambi. Io qui ho come la sensazione che dobbiate con questo 6 di spade togliervi tutti i pensieri negativi dell'8 di spade. Allora, per qualcuno ci potrebbe essere anche qualche questione burocratica da riordinare, mettiamola così, da definire, come vi dicevo prima, però cambiando punto di vista, ho come la sensazione che qua dobbiate staccarvi da quello che avete sempre pensato. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, un altro 5 di pentacoli. Date un'altra carta per i 7 di coppe. Asso di bastoni. Scusate, perché ho detto asso di bastoni? È un fante di bastoni. Allora, ragazzi, qua c'è un periodo dedicato a questo gruppo, a questa famiglia, c'è come una chiusura di qualche tipo di ciclo che non, in realtà è una chiusura, come vi posso dire, apparente, perlomeno fino alla prima metà di giugno. Poi da metà giugno così in avanti vediamo che qui le cose con questo 6 di pentacoli iniziano a essere lineari. Qui abbiamo 2 5 di pentacoli. Sento che qualcuno deve lasciarsi indietro qualcosa e qui abbiamo la morte, in effetti, che è al contrario, quindi come se qualcuno non volesse lasciarsi dietro una situazione, una persona, un qualche tipo di oggetto magari. Però questo vi dà poi la possibilità di aprirvi a nuove strade, di aprire nuovi percorsi. Allora, devo dire che secondo me qui si tratta di chiudere con qualche capitolo del passato per dare il passo a questo 7 di coppe e a questo fante di bastoni. Ragazzi, sinceramente non vedo. Sì, ci potrebbero essere come delle uscite, però dirvi proprio che nel mese di giugno ci siano delle conoscenze che vi faranno vibrare, è perché voi non siete tanto predisposti. Magari vi potrebbero anche capitare perché un po' di movimento c'è, ma un po' per il tipo di periodo che state affrontando, un po' per il tipo di pensieri che avete in questo momento, un po' per il tipo di distacco che dovrete affrontare. Con questo 5, il 5 di Pentacoli sono due carte di carenza, sono carte di qualcuno che ha perso un certo tipo di autonomia, può essere un'autonomia economica, un'autonomia emotiva, caratteriale, è una carta che parla di depressione, di tristezza, di qualcuno che si siede e aspetta che qualcun altro lo salvi. È una carta proprio di carenza, carenza di forza anche, proprio carenza di risorse. Eh, ed è una carta, in realtà la raffigurazione, in quelle originali di Rider-Waite, i due mendicanti danno le spalle alla chiesa, come se fosse una loro scelta, quella di rimanere lì fuori,
perché in realtà la Chiesa ce l'hanno dietro, ma passano oltre, come se non volessero. Il 5 di Pentacoli è una di quelle carte che dice che siete talmente abituati a questa situazione di carenza che non vi rendete neanche conto che la salvezza ce l'avete lì a portata di mano. Ed è quello che secondo me dovrete consapevolizzare. Vi dico, qua si apriranno delle possibilità una volta che vi renderete conto di questo 5 di Pentacoli, cioè per la serie, no, ok, come posso uscire io da questa situazione, da questo modo di pensare, da queste credenze limitanti che continuano a bloccarmi? Va bene, andiamo a vedere un oracolo, ragazzi. Secondo me avete ancora bisogno di pulire, di alleggerirvi più che tutto. C'è un qualche tema che vi appesantisce e che non vi fa entrare nella giusta vibrazione per attirare qualcuno. Oh, carta numero 48, pronti. Nel mese di giugno il movimento vi renderà pronti per poi ricevere una persona. Quando si è pronti c'è una partenza. Per ogni partenza c'è un distacco. Qui potrebbe esserci il viaggio e anche qui, come una nuova avventura o qualche cosa per lo stile, ragazzi. Mm. Bene, mi spiace perché mi piacerebbe sempre dire che incontrerete qualcuno che vi farà battere forte il cuore, ma forse prima è meglio che qualcuno lavori su come, primo, sulle situazioni che ci sono da chiudere. Secondo, sulla pulizia di se stessi, perché qua vi sento. Tenete presente che il 6 di Pentacoli è l'arcano minore della giustizia. La giustizia è una di quelle carte che regola, dà regole, e anche il 6 di Pentacoli. È come se qui ci fosse da o riequilibrare certe regole, riequilibrare certi scambi, certi contratti, o togliersi appunto dalla testa certe idee negative inerenti a certi patti, certi accordi, certi contratti, certi scambi. È un po' come lasciare indietro certe convinzioni per aprirsi a vedere cose nuove. Va bene, cari amici della lavanda, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, anche se lo so, non arriva qualcuno di importante a giugno, perlomeno nelle mie letture. Poi ascoltatene magari anche altre, potete comunque questa lettura qui, diciamo, includerla in quella che ho fatto delle coppie, se avete per caso qualcuno in testa che vi risuona o c'è già qualcuno così in giro, potete incastrare le due letture. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della cannella o cassia. Andiamo a vedere anche per voi che energie ci sono per il mese di giugno. Questa lettura è per chi non ha nessuno in testa, però se per caso aveste qualcuno in testa potete anche ascoltare la lettura sulle coppie, sulle relazioni. Tanto ricordate che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla e voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione, e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, 5 di pentacoli, 8 di bastoni, sacerdotessa e giustizia. Allora, qui con questo 5 di pentacoli, ragazzi, potrebbe esserci qualche momento di vuoto nella prima parte di giugno. Ci potrebbe essere un distacco proprio per qualcuno. In realtà la parola che ho sentito è abbandono, però non, cioè, insomma,
prendete sempre tutto un po' con le pinze, no? Quello che può risuonare oppure no. Non fatevi troppo condizionare anche da quello che dico. Allora andiamo a vedere questo 5 di pentacoli, così vediamo subito. 8 di pentacoli e matto. Allora qua ragazzi potrebbe essere non necessariamente abbandono, ma la vedo un po' più come esattamente questa raffigurazione fa vedere una persona che si mette le mani nei capelli. Potrebbe essere una relazione al lavoro, una nuova conoscenza, una nuova amicizia, qualche cosa di nuovo che comincia. Andiamo a vedere l'8 di bastoni, 7 di coppe e 6 di pentacoli. Per qualcuno qui potrebbe risultare una situazione dove o si cambia lavoro, si cambia reparto, si cambia qualcosa. E come con questo 5 di denari, ragazzi, il vuoto comunque c'è. Però siccome qui abbiamo una carta di lavoro, appunto l'8 di pentacoli, potrebbe essere che qualcuno debba cambiare lavoro e quindi lasciarsi indietro una certa realtà, oppure che questa avventura sia sul posto di lavoro. Però qui con l'8 di bastoni io la sento molto positiva perché si aprono una serie di possibilità, è come se arrivasse una notizia, per qualcuno potrebbe essere appunto un nuovo contratto, un nuovo... Sento come se ci fosse una nuova amicizia, in realtà. L'8 di bastoni sono comunicazioni e novità in arrivo, che aprono questo 7 di coppe, nuove possibilità e per qualcuno si parla di contratti, di scambi, di accordi, di tempo, per qualcuno è tempo. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Ah, e tra l'altro avete anche la giustizia qua, alla fine, e il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia. Allora abbiamo un re di spade e un 6 di coppe. Ah, guardate ragazzi, a me sembra tanto che possa essere una persona del passato che potrebbe ritornare, non è un ex, perché non è una persona con la quale siete già stati intimi. C'è un re di spade, quindi vi dico che potrebbe essere un personaggio, insomma, maturo, con già una posizione sociale o un ruolo definiti. Magari non ha una posizione sociale, cioè nel senso, scusate, economica, ma ha una posizione sociale, ok? Potrebbe essere, non mi viene, però è per farvi capire la differenza. Cioè non mi viene fuori esattamente quella roba lì, però potrebbe essere un avvocato senza lavoro, no? Per farvi capire. Non è specificato, però avvocato, psicologo, carriere proprio, per darvi qualche indizio. Poi mi piacerebbe anche pubblicare l'identikit, prima o poi lo farò. Allora, per la giustizia abbiamo il mondo e un 8 di coppe. Allora, devo dire che a fine giugno si completa un ciclo, perché qui avete il mondo che appunto può parlare di trasferimento. A inizio giugno, allora, se state cambiando casa, se state cambiando zona di residenza, diciamo, questo, o zona di lavoro o settore di lavoro, questo potrebbe essere un buon periodo per conoscere una persona, per rivedere una persona che già conoscete, che non vedete da tanto tempo. Se per caso la persona è nuova, vi sembrerà come già di conoscerla e ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di riequilibrio per voi, si chiuda come un capitolo per dare la possibilità a questo nuovo capitolo di aprirsi. Datemi una carta per l'otto di coppe.
Mm. Può essere che abbiate a inizio mese una comunicazione che a fine mese dobbiate fare il cambio, una cosa di questo genere. Però ho l'idea che qui qualcuno faccia un po' fatica effettivamente a lasciarsi indietro certe cose. È come se mm, non si volesse lasciare qualcosa indietro, però lo vedo un po' necessario. Ma vi dico, che sia una persona, che sia una situazione, quello che è, questo 5 di pentacoli, vi darà, e anche l'otto di bastoni, qua ce l'avete due volte, come se arrivassero delle notizie che cambiassero un po' le carte in tavola. Per qualcuno potrebbero anche essere notizie da parte di una persona che conoscete. Allora, se per caso dovete partecipare a una festa, una sagra, qualche cosa di questo stile, dove si mangia e si beve fondamentalmente, lì potreste trovare questa persona, rivedere questa persona dopo tanto tempo, e potrebbe, non lo so in che modo, però come la sensazione che vi illumini un po', anche solo il chiacchierare con questa persona. Vi dico, sento che è una persona di cuore pulito, con il cuore pulito, magari un po' rigida, magari un po' fatta a modo suo, però pulita, genuina con questo 6 di coppe, ok? Fatemi sapere poi nei commenti. Ok, allora andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere un consiglio finale. Essere imparziali e alla bilancia esattamente come la giustizia. Wow! Carta numero 38. E anche la sacerdotessa è colei che vede oltre i dubbi. Wow. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della terza scelta, del terzo gruppo, dell'arancia. Andiamo a vedere che energie ci sono a giugno. Se per caso, ragazzi, avete qualcuno in testa, potete integrare questa lettura con quelle delle relazioni. Come integrare le letture lo spiego nella guida qui sotto, lo trovate in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Tenete presente che non risuonerà tutto, potete ascoltare in questo caso l'ascendente o segno lunare. Allora, partiamo da un 4 di pentacoli, dal giudizio, un asso di coppe, ma molto bene, 9 di spade. Beh sì, ci sta, lo posso capire perché qui c'è aria di partenza stabile con questo 4 di pentacoli, come se fosse tutto regolare, tutto tranquillo, agli inizi di giugno, molto magari focalizzati sulla vita quotidiana, su quello che è il portare o stare in equilibrio nella vostra vita. Poi ho come la sensazione che da metà giugno in poi le cose cambino nel senso che abbiamo questo giudizio e secondo me è qualcuno che si fa vivo dopo tanto tempo e con il o la quale potrebbe esserci di nuovo un amore o un nuovo amore. Adesso non so se questa persona sia ex oppure è semplicemente un amico, un'amica che ritorna dopo tempo. Adesso lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Partiamo dal 4 di pentacoli. Re di spade. E mago. Allora, vi sento parecchio focalizzati su, mi viene da dire la carriera, su, per qualcuno potrebbe essere la casa, potrebbe essere l'essere focalizzati sul costruirsi delle solide basi. Andiamo a vedere il giudizio.
4 di bastoni. Datemi una carta per il 7 di spade. Datemi una carta per i 4 di bastoni. Oh, ragazzi. Prendete sempre con le pinze quello che vi dicono, vi fate influenzare troppo, leggo solo energie, tutte quelle cose che dico spesso, però mi sembra che qua sia una storia chiusa, che insomma potrebbe ritornare a galla, o c'è comunque qualche tema poco chiaro con la luna e 7 di spade, magari inerente al passato, perché ho due carte che mi parlano di passato. Se non è una persona, per dire, è una situazione, è una questione. Ragazzi, io sento che qualcuno prenderà coscienza di qualche cosa che vi è stato omesso nel passato. O voi non ve ne siete resi conto, o qualcuno ve l'ha raccontata diversa da com'è. Ci sono anche delle paure e mi spiego questo 9 di spade perché effettivamente se è una persona che torna dal passato, che vi ha già mentito, che magari si è comportata male con questo 7 di spade, che ha cercato di fregarvi, o che cerca... Guardate, siccome questa rappresenta la metà di giugno, occhio alle bugie, occhio a quello che non capite bene, a quello che vi stride. Quando il nostro istinto ci dice, non so mica se mi devo fidare, c'è qualche cosa che non mi convince. Ecco, quello è l'intuito, non l'istinto, l'intuito. Ed è quello che dovete usare con la carta della luna nella seconda settimana di giugno, metà giugno, perché poi anche lì le energie dipende dalla decade in cui siete nati, le sentite prima o dopo. Però c'è come un certo tipo di... E che qui mi sento voi stessi, prendo in mano la mia vita. E qua è come se ci fosse qualcuno o qualcosa che ritorna e un attimino destabilizza. È come una presa di consapevolezza. Andiamo a vedere l'asso di coppe, perché comunque l'asso di coppe è una bellissima carta, una carta che parla di nuove idee, una carta che parla di nuovi inizi. Io credo che qua, perché questo 10 mi dice che voi, questa persona, situazione o relazione, insomma, quello che è, avete voglia di lasciarvela indietro perché ormai è diventato un peso. Probabilmente potreste scoprire di nuovo, cioè nuove bugie piuttosto che nuove cose che sono state nascoste. Per qualcuno ci sono dei temi legali legati alla casa. Ho molto la sensazione, ragazzi, che verso la metà di giugno dobbiate gestire situazioni del passato con persone che avevate conosciuto in passato o potrebbero essere ex che tornano alla carica. Non lo escludo, ok? Ma è come se qui ci fosse il 5 di coppe. È interessante perché è una carta che dice che la persona è in lutto perché ha perso qualcosa, ha perso queste tre coppe. Ma questo 9 di pentacoli e l'asso di coppe mi fanno mettere l'attenzione sulle due coppe che ancora sono in piedi, su quello che c'è ancora da creare, da costruire. Ed è lì che andrete. E questo 9 di pentacoli mi dice che qualcuno farà una sorta di scelta per amor proprio. Guardate, qui è un po' come vedo le bugie che mi sono raccontato, perché tenete presente che queste due carte possono anche parlare delle nostre proiezioni. Vedo che una persona è così, risuona con il mio ideale e proietto il fatto che ci sposeremo, andremo a convivere, faremo famiglia. Quella è una proiezione che faccio io, poi magari l'altra persona non ha nessuna intenzione
né di andare a convivere, né di niente, no? Questo per farvi un esempio. Però qui è come l'idea che superato questo momento ci sia come una sorta di prudenza da parte vostra nel dire no, aspetta un attimo, va bene aprire il cuore, possiamo iniziare, perché anche qui ho, uno che è un mago, possiamo iniziare questa relazione, cioè più che relazione definiamo la conoscenza, perché con scusate, con il 9 di Pentacoli, che è una carta di un single fondamentalmente, sento che qualcuno preferirà non cambiare il proprio stato fino a quando non ci sarà la fiducia necessaria per iniziare qualche cosa con l'altra persona. Tanto lo fa questo 9 di spade perché avete paura che si ripresentino questioni del passato, ma qua è un po' il consiglio di lavorare sulle vostre basi, mettere solide basi, insomma. E un altro avviso che potrei darvi è di non idolatrare l'altra persona o non idolatrare la situazione, guardando troppo al futuro, rimanete con i piedi piantati per terra fondamentalmente, perché secondo me è un po' quello che frega, no? Le proiezioni, perché uno parte con la testa e fa si fa delle fantasie, che per un certo senso va anche bene, nel senso che potrebbero essere visti come obiettivi, però certe volte si è talmente presi dall'obiettivo che non si vede la realtà. Tenete presente che la Luna è un satellite e viene illuminato per metà, la metà dietro non si vede mai, e questo è il senso un po' della carta, no? C'è come un aspetto, una parte nascosta, non detta. Carta numero 2, Yin, è una carta di ricezione, è una carta che sì, mi parla di divino femminile, anche la luna mi parla di divino femminile. E che qui c'è qualche tema, ragazzi, che vi dovete scrollare da dosso, che potrebbe riguardare una casa, una convivenza, un tema economico. Mm, mi arrivano questi. E la carta dello Yin, che appunto è una carta di divino femminile, è un po' in realtà come se vi consigliasse di rimanere in ascolto. La prudenza che io vedo qui non è malaccio, nel senso che va bene restare aperti, ma indipendenti all'interno di questa situazione o all'interno di questa relazione. Cioè, nel senso, non vi fate troppo travolgere da quelli che potrebbero essere anche un po' di nostalgia, con la luna. Va bene, cari amici del gruppo dell'Arancia, spero che la lettura in qualche modo vi abbia ispirato. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o lasciare una donazione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà prenotare un appuntamento tramite mail oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!